Se siete degli amanti delle barche performance, delle barche veloci, sicuramente conoscete le Elan e noi oggi siamo venuti qui in Slovenia per mostrarvi come queste barche sono costruite. Siamo davanti all'ingresso del cantiere Elan, adesso entreremo e andremo a curiosare padiglione per padiglione. Seguitemi. Siamo a Begunje, nella zona dei tre confini in Slovenia, in mezzo alle Alpi Giulie, un posto veramente molto bello. Ed è qui che sorge il cantiere Elan, un cantiere che nasce nel 1945 costruendo sci. Chiunque è appassionato di montagna conosce gli sci Elan, ma appena 4 anni dopo, nel 1949, da qui esce il primo scafo in legno, una grande canoa in legno da diporto. E vanno avanti a costruire barche in legno sino ai primi anni 60, quando saranno tra i primi ad abbracciare la tecnologia della laminazione in vetroresina. Nei primi anni 80 poi arriva l'Elan 31, che sarà il primo modello, primo grande successo e primo momento di innovazione, perché sono loro a portare sulle barche da diporto una cosa che oggi tutti hanno, ovvero sia la plancetta di poppa. Loro inventano lo spoiler. Alla poppa dell'Elan 31 attaccano questo spoiler che ha, da un punto di vista di navigazione, la funzione molto importante di allungare la linea al galleggiamento, per cui rendere la barca molto più veloce. Da un punto di vista diportistico, chiaramente costituiva una piattaforma per il bagno e, come sapete, quella cosa oggi l'hanno usata tutti i progettisti del mondo. Seconda innovazione con l'Elan 333, dove la prima volta su un 10 metri, anzi neanche un 9 metri e mezzo, si vede una ruota, un timone a ruota. Non era mai successo, fino a quel momento tutti quanti avevano il timone a barra. Qui arriva il timone a ruota, ma ancora nel 2003 abbiamo il primo cantiere che usa l'infusione sulla costruzione di serie. E ancora nel 2007 si presentano al Salone di Genova con la prima barca da diporto che ha una doppia pala. Fino in quel momento nessuno ha pensato di mettere la doppia pala. Sull'Elan 450 Rob Humphrey, il loro disegnatore storico, vuole la doppia pala. Per cui un cantiere che non solo fa delle bellissime barche, ma è anche un cantiere molto innovativo che ha lasciato tanti segni nella storia della vela. E noi siamo venuti qui per vedere come loro costruiscono le loro barche e per farlo chiaramente abbiamo invitato Luigi Coretti. Ciao Luigi. Maurizio, buongiorno. Luigi è dell'Adria Ship e loro sono gli importatori storici del cantiere nel nostro paese e per questo ogni volta che parliamo di Elan parliamo con Luigi Coretti. Luigi, allora che cosa facciamo oggi? Oggi faremo un giro della produzione completo, dalla laminazione fino alla barca finita, vedremo come nasce un Elan. Perciò ci porti proprio dentro il cantiere? Assolutamente, il giro completo di tutta la produzione di una barca Elan. E vedrete che sarà una cosa veramente molto interessante. Prima di andare ci dobbiamo, per ragioni di sicurezza, vestire. Perfetto, andiamo a vestirci allora. Seguitemi. Stazione numero 1, ci troviamo all'interno di uno scafo. Che modello è questo? Questo è un Elan Impression 43. Ed è una barca che, da quanto vedo, ha appena finito il processo di infusione. Esattamente, qua il processo di infusione è appena finito, lo scafo è pronto per andare alla stazione numero 2. Voi avete iniziato a fare infusione nel 2003 e siete stati il primo cantiere di serie a inserire questa tecnica. Perché usate questa tecnica? Le ragioni sono due. Un motivo ecologico, perché non c'è emissione di stirene, quindi l'ambiente è molto più salubre. E l'altro motivo è un motivo di controllo della qualità del laminato, in quanto quando lamini a mano l'operaio tende sempre a esagerare, a bagnare troppo, perché chiaramente dovendo usare il rullo è come quando dipingi a casa, dipingi il muro che cerchi di bagnare il più possibile perché scorre di più e quindi ti fa meno male il polso. Certo. Invece così, mettendo le pelli a secco, mettendo il sacco, aspirando l'aria, tu sai esattamente quanta resina stai andando ad iniettare, quindi sai che da prua a poppa avrai il perfetto equilibrio, la perfetta percentuale in realtà, tra il tessuto e la resina, quindi non avrai mai un laminato troppo bagnato. Per cui ottengo uno scafo di qualità più elevata.
Esattamente, perché avrai questo rapporto tra tessuto e resina sempre corretto, non rischi di avere un laminato che è troppo bagnato. Benissimo. Senti, e poi io qui vedo che in tutta la fascia alta e sulla poppa ho questo verde, che significa che lì c'è del termanto, per cui ho un sandwich, cosa che invece qui nella parte centrale non lo vedo, per cui vuol dire che qui hanno stratificato in pieno. Ci dici la differenza? Perché? Il solido chiaramente nella parte strutturale, dove dovremo poi chiaramente lo sforzo dell'albero, della chiglia, mentre il sandwich sulle murate, dove possiamo permetterci appunto di alleggerire la barca, abbassiamo anche il baricentro e di avere quindi una costruzione che nel totale è più leggera con un baricentro abbassato, senza però rinunciare alla solidità data dalla laminazione in pieno fatta nella parte che appunto giustamente tu hai indicato. Perfetto, per cui barca in sandwich sul lato e in pieno al centro della carena. E adesso invece andiamo a vedere quello che andremo a mettere all'interno di questo scafo. Andiamo a vedere la laminazione della struttura interna che viene appoggiata e poi viene fazzolettata, e poi chiaramente il posizionamento delle paratie e poi tutto il proseguo con la chiusura della barca. Andiamo alla stazione 2 allora. Stazione numero 2. Abbiamo appena visto come si fa l'infusione di uno scafo e qui invece troviamo tanti pezzi di vetroresina, tra cui questo particolarmente grande. Che cos'è, Luigi? Questa è l'ossatura della barca, cioè la struttura interna, possiamo dire il controstampo, che poi in realtà non è uno controstampo completo, in quanto una volta che viene inserito, viene realizzato Questo in fuori. questo momento è al contrario, no? Sì, Perché qua sotto dobbiamo rigirato. sempre ragionare positivo o negativo, Certo. o maschio e femmina che dir si voglia. Questo viene rigirato, viene inserito dentro lo scafo e viene fazzolettato, viene laminato in modo da diventare solidale, da diventare tutt'uno con lo scafo stesso. Certo, cioè è lui che dà la solidità allo scafo. Possiamo dire che è come se fosse lo scheletro, l'ossatura vera e propria che dà allo scafo quella che deve essere la sua rigidità. Oltre alla rigidità, gli dà anche gli spazi per mettere i mobili, perché quello una volta messo dentro la barca avrà lo spazio del divano, lo spazio del bagno, lo spazio, il basamento della cucina, per cui i falegnami seguiranno quell'impronta per andare a posizionare tutti i diversi mobili. E poi invece abbiamo questa qui. Che cos'è questa che vediamo? Questa è il numero 2, oltre appunto alle strutture interne e a piccoli pezzi in vetroresina vengono realizzate le coperte. Qua vediamo una coperta di un GT6. Della stessa barca di cui quello era il controstampo. Esatto, perché evidentemente c'è un GT6 in produzione, che è quasi pronta per l'infusione. Qua vengono realizzati sia i cellini interni che la coperta stessa, che poi quando andiamo dall'altra parte di questo capannone, di questa stazione, vedremo poi l'accoppiamento tra cellino e coperta e la finitura della coperta. A questo manca soltanto la plastica sopra per poter fare l'infusione. Qui manca ancora un po' di tubi per portare la resina, poi verrà messo il sacco e verrà fatta questa infusione. Come ce l'hai descritto te? E anche quello processo è lo stesso, il sacco, l'aspirazione dell'aria, l'aria che viene risucchiata si porta dietro la resina che va a impregnare i tessuti che in questo momento sono stati posizionati a secco. E adesso io passerei dall'altra parte dove andiamo a vedere invece queste coperte già Cellino e fatte. coperta per la finitura prima di andare alla stazione dell'assemblaggio. Va benissimo, perfetto. Che cos'è questo, Luigi? Questo è un cellino chiaramente devono ragionare positivo e negativo. La parte che noi vediamo internamente della barca è quella che adesso appoggia sullo stampo. Per cui questo andrà messo sotto la coperta. Esatto, questa è la parte che noi vediamo, è quella tra la coperta e il cellino stesso, Ho che capito. vengono incollati l'un l'altro. Senti, e questi tubi grigi che cosa servono? Questi tubi grigi sono invece il cablaggio per le luci che ci sono. Cioè sul ci cellulare. passano i fili dell'impianto elettrico dentro? Sì, per andare da una parte all'altra della barca o per dove devono poi E uscire. questi invece, questi rinforzi, questi sono rinforzi, Per rinforzi aggiuntivi ci sono chiaramente rinforzi in metallo sulla coperta, ma ci sono poi in alcune zone anche dei rinforzi in legno, si vede dove ci sono delle attrezzature che hanno bisogno ancora di più supporto. Ho capito, perciò vanno in corrispondenza dei rinforzi Del in modelli metallo, esatto. in metallo che stanno sulla coperta. Va benissimo. E poi invece qui abbiamo due coperte. Che barche sono queste? Questo è un GT6 e questo è un GT5.
dove la coperta, una volta che sono state accoppiate, vanno prima in quella posizione lì per essere lucidate, per verificare che non ci siano difetti, quindi viene tutto per lucidato. cui io la lucido così in modo, io pensavo per una questione estetica, invece no, la lucido per controllare Viene che tutta non lucidata abbia e tutta difetti. passata, e poi successivamente viene spostato in questa posizione dove viene montato tutto. Dico tutto, vuol dire attrezzatura di coperta, winch, stopper, e poi chiaramente anche oblò, boccaporti, quindi la coperta esce da qua sostanzialmente finita e pronta per andare a chiudere la barca. E viene portata all'assemblaggio. All'ultima sottostazione della stazione dell'assemblaggio. Perfetto. Senti, allora adesso andiamo a vedere un altro capitolo importante della costruzione degli Elan, che Il più bello. Il più bello. Il più bello, quello che ha a che fare con il legno. Andiamo a vedere la falegnameria. Perfetto. Andiamo alla stazione numero 3. Stazione numero 3, la falegnameria. So che questo è un vostro fiore all'occhiello. Assolutamente sì, Maurizio, è il nostro fiore all'occhiello, è un motivo d'orgoglio e qui vediamo anche 75 anni di tradizione. Elan produce tutta la barca qui a Begugne, compreso tutti gli interni. Non avete terzisti, No, in nessuna, no, in nessuna stazione. Siamo in un posto di montagna, il legno non è mai mancato, e chiaramente il legno è sempre stato lavorato, la manualità è ancora molto presente, dalla produzione dei mobili anche alla produzione del tech, poi anche questa la andiamo a vedere. E qui c'è un mix molto forte tra l'industrializzazione del prodotto, perché all'inizio abbiamo visto le macchine col controllo di taglio numerico per chiaramente preparare i pezzi, e industrializzazione alla fine con la creazione dei moduli per metterli dentro la barca, poi spiegheremo il perché, e nel mezzo questa manualità di questi falegnami che sono ancora lì, abbiamo visto che stanno proprio lavorando con le mani. È una cosa che fa effetto, eh? Ma Il fatto di entrare in un'industria, aspettarti che tutto sia macchine, e invece proprio trovi il falegname che proprio si fa il masselletto per fare il tavolo da Questo è carteggio. un valore aggiunto perché alla fine controlli effettivamente la qualità del prodotto finale perché l'hai realizzato tu e sai come lo devi realizzare perché appunto sono 75 anni che fai gli interni della barca, dai alla barca una maggiore durabilità perché alla fine un legno massello realizzato con cura è un legno che poi avrà una vita più lunga all'interno della barca, e dall'altra parte riesci appunto a dare questo che più calore, che più vita, che più... La barca chiaramente viene in questo modo, gli viene donata, se vogliamo, questa tradizione la vediamo dentro qualsiasi nostra barca. E questa è una cosa veramente molto bella. Voi considerate che non tutti i cantieri fanno così. Ci sono dei cantieri che fanno fare gli interni in un'azienda di falegnameria esterna, la laminazione in un'altra azienda specializzata in laminazione, e poi portano tutto quanto in cantiere e lì arrivano squadre esterne di elettricisti, idraulici, impiantisti e tutto quanto, mettono tutto quello che devono mettere e il cantiere si limita soltanto a fare l'assemblaggio. Le barche vengono belle lo stesso, ma il controllo di qualità chiaramente non si avvicina neanche al controllo di qualità che puoi avere in un cantiere che fa tutto lui, dall'inizio fino alla fine. E ora che abbiamo visto questa parte di processo dove facciamo tutti i vari pezzi, la laminazione, la falegnameria e così via, io direi di andare alla stazione numero 4, dove invece lì vedremo l'assemblaggio. Tutti questi pezzi, questi che sono mobili, voi pensate quella lì non si vede bene ma è una cucina, nella stazione numero 4, nell'assemblaggio vengono messi dentro. Allora lì la barca si compone, tutti questi pezzi singoli a un certo momento si trasformano in una barca finita. Vogliamo andare? Sì, andiamo. Io vorrei approfittare, tempo che arriviamo alla stazione 4, per parlare con i nostri videospettatori delle gamme dell'Elan. Ma Elan ha 3 gamme, è una gamma da crociera, la linea Impression, una gamma Impression con il 50 e il 43 che poi è l'ultima nata in ordine cronologico, Che è quella di Pininfarina. disegnata da Pininfarina. Ha una gamma Gran Turismo con un 48 il GT6
disegnato da FA Porsche, anche quella l'abbiamo provata insieme, e con il GT5 con 42 piedi, e poi la gamma Serie E, che poi è il cuore di Elan, con le 4 che è un 36 piedi, le 5 che è invece un 40 piedi e le 6 che è un 46 piedi e mezzo, ed è anche quella disegnata da Pininfarina. Però queste tutte, per quanto riguarda scafo e appendici, sono di Humphrey. Studio Humphrey, Rob, adesso anche suo figlio Tom, lavorano con Elan dal 95-96 e hanno sempre lavorato con Elan e sono ormai, diciamo, lo studio di progettazione di Elan, quindi scafo, appendici, piano velico sono disegnate da Humphrey. Voi considerate che lo studio Humphrey dal 95 fino a pochissimi anni fa disegnava per intero le imbarcazioni Elan, poi da pochissimi anni il cantiere ha deciso di affidarsi per avere proprio qualcosa di nuovo, di innovativo, a questi grandi studi che trovano le loro origini nell'automotive ma poi sono approdati anche alla nautica, appunto lo studio Porsche per il GT6 e adesso invece lo studio Pininfarina, che è molto radicato nella nautica, per l'E6 e l'Impression 43, ma adesso faranno anche altri modelli. E questa è una bella soluzione, perché se voi andate a vedere l'E6 è veramente una barca innovativa, veramente una barca particolare, una barca a vela al 100%, però è innovativa e questa è una cosa veramente molto piacevole. Io volevo chiedere un'altra cosa, tech. Io vedo tutti gli Elan, hanno tutti i ponti in tech, vero? Non usate tech sintetico, possibile? Per quale motivo non usare il tech sintetico? Perché se scegli Elan e vuoi avere il tech, alla fine avrai il tech vero, quindi se vuoi avere una coperta in tech e vieni qua, alla fine non puoi non scegliere il tech, perché il tech in Elan è un tech massello, è un tech fatto a doghe, è un tech incorniciato, realizzato anche quello 100% qui a Begugne, quindi hanno le dime, preparano tutto il pezzo da poi mettere in posa, quindi c'è la dima di quello che gli serve per il pozzetto, per le panche, per la coperta, incorniciato con le doghe, preparato e poi incollato sottovuoto, ovviamente senza viti o senza chiaramente possibilità di avere poi vie d'acqua o d'altro. Certo, tu dici, una volta raggiunta questa qualità tu preferisci il tech vero invece che andare a per il tech sintetico. Quando vieni, scegli un Elan e scopri che il tech è un tech vero, ovviamente è difficile che, se vuoi veramente la coperta, non vuoi la barca bianca ma la vuoi col tech, scegli il tech massello, perché è veramente massello. Luigi dice tech vero perché voi considerate che molti cantieri industriali non lo usano, quello che voi vedete sui ponti è legno, ma non sono doghe di tech, sono dei grandi compensati, grandi fogli di compensato che riproducono sopra un tranciato di tech sottile con le righe nere. Ma se poi voi andate a vedere non è incorniciato, non è tagliato, le doghe non seguono la linea della barca, si vede che è una cosa molto diversa e questo ha lasciato campo libero chiaramente all'uso del tech sintetico. Qui invece in questo cantiere abbiamo ancora l'uso della doga tradizionale e adesso io direi di andare a vedere invece il stazione 4. Seguiteci. Siamo nella stazione numero 4, ovvero sia la stazione, il capannone dell'assemblaggio. Qui le barche vengono assemblate. Siamo all'interno di un GT5, un modello di una delle gamme che Luigi ci ha appena illustrato. Come funziona il capannone dell'assemblaggio? Qui tutte le barche sono messe su dei carrelli e ogni giorno si spostano di una posizione. Per ogni posizione c'è un'operazione, c'è la posizione in cui verranno messi dentro i mobili, la posizione in cui vengono fatti gli impianti. Questa è la posizione in cui vengono fatti gli impianti. Cosa ci racconti di questo processo che sembra molto complicato? Allora, come giustamente dicevi, le sottostazioni qui sono 8 o 9, quindi vuol dire che la barca, da quando arriva allo scafo, dalla laminazione, quando esce finita, sono circa 2 settimane, perché 8-9 giorni lavorativi, 10 giorni, vuol dire che in 2 settimane la barca è finita. E chiaramente che c'è tutto il lavoro a monte che abbiamo visto oggi, logico, e questo è la parte, questa è solo la parte finale. Esattamente. Lo scafo viene ripulito dal materiale residuo della laminazione, di quella tuberia che ha portato la resina, come spiegavamo prima,
arriva la struttura interna, viene inserita dentro e viene fazzolettata. Questo è fondamentale perché la struttura, il ragno strutturale di Elan è tutto fazzolettato, tutto bloccato con fazzoletti di resina e quindi diventa strutturale. Idem per le paratie. Le paratie sono fazzolettate a scafo e sono fazzolettate sulla coperta, quindi abbiamo fazzolettatura nella struttura, fazzolettatura nelle paratie e successivamente, quando poi, questa è la stazione in cui ci troviamo adesso, quindi hanno messo dentro i mobili, stanno facendo l'impiantistica idraulica ed elettrica, quando hanno finito di portare tutto dentro, perché è facile lavorare con la barca aperta per ovvi motivi, verrà chiuso il tappo. C'è una mega dima che controlla che sia tutto in posizione, poi successivamente viene tolta, arriva la coperta della stazione numero 2, viene chiusa la barca e anche la coperta, questa è la terza fazzolettatura fondamentale, non viene solo incollata con epossidica ma viene fazzolettata sia a prua ma anche a poppa, quindi da bitta d'ormeggio a bitta d'ormeggio internamente lo specchio di poppa è tutto fazzolettato, quindi fazzolettatura strutturale sul ragno interno, fazzolettatura sulle paratie e fazzolettatura di scafo e coperta prua a poppa. Voi considerate che questo è un sistema che chiaramente sulle barche industriali cruiser non si usa su queste barche qui. Perché? Perché questi sono performance, cioè sono barche fatte per navigare velocemente. Per navigare velocemente devono avere delle superfici di deriva importanti, ma soprattutto dei piani velici molto importanti, il che vuol dire che devono sopportare dei grandi sforzi. Per reggere a questi sforzi devono essere chiaramente particolarmente solide. Ecco perché qui ci sono questi accorgimenti che sono propri delle barche strutturali, ovvero sia la fazzolettatura totale delle paratie e la fazzolettatura anche della coperta, perché per esempio in coperta c'è il paderazzo che tira, per cui non è sufficiente andare a incollare, ma bisogna anche fazzolettare per dare una maggiore resistenza. Più, oltretutto, chiaramente quello che dicevamo prima, il controllo totale della qualità determinato dal fatto che in Elan viene fatto tutto, loro non hanno terzisti, tutto quanto viene realizzato qua dentro. Quindi il controllo della qualità qui è totale. Vuoi aggiungere qualcosa? No, abbiamo detto tutto, possiamo uscire anche da questa stazione. Perfetto, allora usciamo da questa stazione e andiamo a concludere il video. E anche questa avventura è terminata e abbiamo terminato la nostra visita del cantiere Elan, che io penso sia stata una visita veramente molto interessante, almeno a me ha interessato tanto, ci hai fatto vedere tutto praticamente. Ma abbiamo visto come nasce una barca, dalla laminazione fino alla barca finita, pronta per essere caricata sul camion ed essere spedita e poi ricevuta dal suo nuovo armatore. Una visita senza veli, questa è una cosa importante perché voi considerate che solitamente i cantieri quando noi arriviamo ci mettono tanti paletti, non puoi far vedere questo, non puoi far vedere quest'altro. Loro sono stati assolutamente trasparenti, noi siamo andati ovunque volevamo andare a vedere e abbiamo ripreso tutto quello che volevamo riprendere. Questo penso che sia una cosa importante, insieme al fatto, cosa che a me ha fatto molto piacere, vedere come questo cantiere è riuscito a mettere insieme la parte industriale e la sua anima più tradizionale, l'anima artigianale. Qui si va dalle macchine a controllo numerico fino all'artigiano, fino al falegname che si lavora il suo piccolo massello per andare a rifinire nel modo giusto il mobile da mettere sulla barca. E questa è veramente una bella cosa. A questo punto, Luigi, non mi rimane altro che ringraziarti. Grazie a te Maurizio, grazie a Sole Velanet per essere venuti fino a Begugne. E ci vediamo sulla prossima barca. Assolutamente sì. E ringrazio anche voi per l'attenzione che ci avete prestato. Se il video vi è interessato, mi raccomando, dateci il vostro like, fatecelo sapere e iscrivetevi al canale. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.